La settima volta per capire chi siamo. Non è un caso che l'Inter sia il club italiano con più appeal letterario, musicale e cinematografico. Le sue vicende sportive spesso e volentieri si intrecciano a quelle del paese e il contributo culturale dei nerazzurri è sempre stato superiore al comunque congruo palmarès. Quando l'Inter vince, fa parlare di sé tutto il mondo. Alla vigilia della finale di Champions League numero 7 della storia del club è utile mettere a fuoco i capitoli precedenti. L'Inter del Mago Herrera raggiunge nel 1964 per la prima volta la finale della neonata, o quasi, Coppa dei Campioni, che fin lì annovera 8 edizioni, 5 delle quali vinte dal Real Madrid. È la squadra leggendaria per eccellenza: Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskás, Francisco Gento. Belli, vincenti, imbattibili. Almeno questa è l'impressione che ha un ragazzo di 21 anni che se li trova davanti nel tunnel prima della partita. Sandro Mazzola. Io mi trovo davanti Di Stefano e per me era aver incontrato Dio. Lo guardavo e non mi muovevo. Intanto Suarez, che era più vecchio di me, aveva già fatto le finali, mi batte la mano sulla fa: senti, noi andiamo a fare la finale, tu stai qui a guardare Alfredo. Oh, mi sono svegliato e siamo andati in campo. Sono le 19:35, ora dell'Europa centrale. Sta per avere inizio la finale della nuova edizione della Coppa dei Campioni. Partiti. La palla rotola e quello che diventerà il baffo più famoso del calcio italiano si sveglia. E come? Destro, chirurgico, pochi minuti prima dell'intervallo. E per i 20.000 interisti arrivati in Austria con ogni mezzo può iniziare la festa, che prosegue con un gol di Milani nella ripresa. Felo accorcia, ma Mazzola completa l'opera con una doppietta. Mazzola, rete, 3-1. È il trionfo di Angelo Moratti, presidente vecchio stile e insieme modernissimo, di Elenio Herrera, che ha sostanzialmente inventato la figura moderna dell'allenatore, insieme istrione e rigorosissimo pianificatore. Un conducatore, scriveranno i giornali italiani. Sono altri tempi e i dubbi di formazione non esistono o quasi, e l'11 interista si impara a memoria, come le poesie di Ungaretti, Sarti, Burnic, Facchetti, Tagnin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Milani, Suarez, Corso. Il capitano è Armando Picchi, che solleva il trofeo. Nella notte del Prater brillano tutti, tranne uno forse. Jair, straordinaria alla destra brasiliana, ha una sola sfortuna. In nazionale è chiuso da Garrincha, uno dei migliori giocatori di tutti i tempi. Ma l'Inter fa quello che vuole in campo. In quell'edizione di Coppa dei Campioni, Jair segna nei 16esimi, nei quarti andata e ritorno, in semifinale. Ma la finale la sbaglia. È forse il nerazzurro meno in forma. Dovrà farsi perdonare. Il passaggio del testimone, nel frattempo, è completato. Dal grande Real alla grande Inter. Ma se vincere è difficile, ripetersi è difficilissimo. L'edizione successiva è un romanzo. L'Inter passa abbastanza agevolmente i primi turni. In semifinale c'è il Liverpool, che all'andata in casa vince con un netto 3-1. L'usanza dell'epoca è suonare a tutto volume i successi pop a fine gara. E ad Anfield, al fischio finale, i supporter dei Reds intonano a pieni polmoni "Oh When the Saints Go Marching In", dedicata al loro attaccante Ian St. John. A Sandro Mazzola quella canzone rimane lì, torna in Italia, compra il disco, lo porta allo speaker di San Siro. Mettila al fischio finale, gli intima. L'Inter, in una prova difficile ma non impossibile, attacca stasera gli avversari per espugnare il passivo del 3-1 subito al Liverpool la scorsa settimana. Per arrivare alla finale del 27 maggio a Milano col Benfica di Lisbona le è necessario vincere col punteggio di 3-0. L'Inter gioca il match perfetto, 3-0. 3 gol in cui c'è tutta un'epopea. La furbizia di Joachim Peiró, la classe di Mario Corso, la potenza sovrumana di Giacinto Facchetti. 3-0, verdetto ribaltato e di nuovo finale. La storia è pronta a ripetersi e la canzone risuona beffarda a San Siro. Ad Anfield sono scaramantici e decidono di cambiare canzone.
Nell'estate precedente, Jerry and the Pacemakers, una band di Liverpool, aveva reinciso un vecchio successo degli anni 40, You'll Never Walk Alone. Da quelle parti non ne faranno più a meno. Ci sono date scritte nel destino. Il 27 maggio del 1964 è un mercoledì. Il 27 maggio del 1965 è un giovedì. Ciò che non cambia è che l'Inter gioca la finale di Coppa dei Campioni. Identica anche la tipologia di avversario. Una squadra leggendaria, plurivincitrice della Coppa. Stavolta tocca al Benfica di Eusebio, la Pantera Nera, uno dei migliori calciatori della storia. L'esodo del popolo nerazzurro non è necessario. Basta prendere il tram. La finale infatti è a San Siro, ancora privo di copertura, e gli 80.000 presenti prendono volentieri la pioggia. Sotto il diluvio, l'Inter gioca un'altra finale. Il campo è pesantissimo, la palla fa fatica a rimbalzare. La tecnica dei portoghesi è limitata dal terreno di gioco. L'Inter è forse un po' bloccata in campo dalla voglia di vincere davanti ai propri tifosi. La decideranno, come spesso succede, gli episodi. È sufficiente un tiro, un po' sporco, prima della fine del primo tempo. La palla schizza via dalle mani del disperato Costa Pereira, portiere dei portoghesi, e finisce in fondo alla rete. A calciare è stato il numero 7 dell'Inter, il brasiliano, che 12 mesi esatti prima aveva giocato una finale un filo sottotono, Jair da Costa. Nella morra cinese europea, la Freccia Nera batte la Pantera Nera 1-0. L'11 campione? Fate Bedin per Tagnin, un cambio quasi metrico, e Peiró per Milani. Per il resto, copia e incolla dall'anno precedente. Ancora loro, Sarti, Burnic, Facchetti. Questa volta la litania la conoscono tutti. Un altro successo in Coppa dei Campioni contro la squadra più forte del mondo. Il destino interista ancora una volta mantiene la sua natura. Non è quella di vincere sempre, ma quando si vince si entra nella storia dalla porta principale. E sono ancora loro a riprovarci dopo lo scudetto della Stella, a 2 anni dall'ultima finale. Stavolta la data di maggio è il 25 e la strada per arrivare alla gloria passa anche dai quarti con Real Madrid. A Lisbona c'è da fronteggiare il Celtic Glasgow, squadra meno blasonata ma agguerritissima. Apre Mazzola su rigore e sembra fatta, ma nel secondo tempo Gemmel e Chalmers ribaltano il tavolo. La Coppa va in Scozia, l'Inter stavolta deve arrendersi. La vendetta sugli scozzesi arriva 5 anni dopo. In semifinale l'Inter regola il Celtic ai calci di rigore. Di fronte trova gli olandesi dell'Ajax di Johan Cruyff in finalissima. La squadra sta cambiando, ma qualche interprete arriva ancora dalla vecchia band. Accanto alle nuove stelle Bordon, Bellugi, Oriali e Bonisegni ci sono ancora Facchetti, Burnic, Jair, Bedin e Mazzola. Si gioca a Rotterdam, ulteriore vantaggio per l'Ajax di Kovacs che predica il calcio totale. Niente ruoli fissi, attaccanti che difendono, difensori che si trovano in area avversaria. Principi di gioco che rivedremo più avanti in questa storia. L'Inter è motivata e forte, ma Johan Cruyff è semplicemente fuori scala. 2-0 per i lancieri, che si ripetono rivincendo la Coppa dei Campioni. Per l'Inter si chiude un ciclo europeo e per attendere una finale bisognerà aspettare. Nel frattempo i nerazzurri si consolano con la Coppa UEFA, conquistandola per 3 volte negli anni 90, di cui una finale indimenticabile al Parco dei Principi, stadio del Paris Saint-Germain contro la Lazio. Nel segno di Ronaldo è trionfo nerazzurro a Parigi. In finale ci siamo noi, tutti a Madrid, l'Inter è in finale! Riaffacciarsi alla soglia della storia, ovviamente, dal portone principale. Ci vogliono 12 anni perché l'Inter torni in una finale europea, a 38 di distanza dall'ultima in Champions. Di fronte c'è il Bayern Monaco, una corazzata, anche se non la squadra più forte del mondo, forse. Quella, l'Inter l'ha eliminata in semifinale. E come ve lo abbiamo già raccontato. 3-1 a San Siro, dolce 0-1 in Catalogna. Ora, tra l'Inter e la Coppa, c'è soltanto il Bayern Monaco. La finale è a Madrid. Per noi è un sogno, per loro un'ossessione, ghignò beffardo José Mourinho nella conferenza stampa prima della sfida coi catalani. Il sogno resta vivo al Santiago Bernabéu,
ma bisogna fare i conti col Bayern Monaco e le sue stelle. Arjen Robben intanto, alla destra micidiale che ha un movimento immarcabile. Parte da destra e col mancino converge e calcia a giro sul secondo palo. Vi ricorda qualcuno? Ribéry, il suo alter ego, sulla fascia opposta. Non gioca, ma ci sono comunque Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm. L'Inter però è una squadra in missione e l'uomo del destino sembra preannunciato. Credo che l'Inter deve lottare sempre per vincere tutti i titoli che gioca in tutto l'anno. Diego Milito ha 30 anni e gioca la Champions League per la prima volta. Ha trascorso la sua carriera professionistica quasi perfettamente, dividendola in 3 club. Racing di Avellaneda, squadra della città che gli ha dato i natali, e poi Genoa con un intermezzo nel Real Saragozza. Il curriculum internazionale è sottile, 2 presenze in Coppa UEFA, qualche sporadica apparizione in nazionale. L'Inter lo acquista per il campionato, si pensa, ed effettivamente in Serie A fa da subito la differenza. In Champions League però non sembra all'inizio avere la cilindrata. Un solo gol nel girone, seppur decisivo per la qualificazione, nel gelo di Kiev. Per il resto, tanto lavoro oscuro per la squadra. Poi arriva il dentro fuori e Milito switcha modalità. Sembra Anton Chigurh, lo straordinario personaggio interpretato da Javier Bardem in Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen. Occhi di ghiaccio e non sbaglia un colpo. Inter-Chelsea pronti via, mette a sedere John Terry, non proprio il primo che passa, e segna l'1-0. Si ripete ai quarti. Il gol che doma il CSKA a San Siro è un prodigio di coordinazione in velocità. Il capolavoro, però, lo firma con il Barcellona. E non parliamo del gol del 3-1, solo in apparenza facile, ma di tutta la partita, dove tiene in scacco la difesa avversaria, fornisce 2 assist a Sneijder e Maicon, viene fermato un paio di volte in fuorigioco più che dubbio, da figurante a protagonista, e manca ancora l'incoronazione finale. A Madrid è tutto scritto, fin dal riscaldamento. Una serata magnifica. C'ho il ricordo ancora di uscire con tutti i miei compagni per fare il riscaldamento e già vedere la parte dei tifosi interisti è strapiena. Io dentro di me dicevo, questa sera non possiamo perdere. L'Inter scende in campo con la partita già vinta mentalmente. Il primo gol è un capolavoro per la sua linearità. Julio César, Milito, Sneijder, Milito. 8 secondi, 11 tocchi di palla complessivi, 96 metri percorsi dal pallone, dal rilancio di Julio César, più per liberarsi dal pressing avversario che per ribaltare effettivamente l'azione, alla rete che si gonfia. Il minuto è il 35. Non troppo presto e non troppo tardi, abbastanza per mandare gli avversari all'intervallo con l'umore peggiorato. La ripresa è scritta. Minuto 25, ancora Diego Milito, 46 anni dopo Mazzola, un'altra doppietta. Riporta l'Inter in vetta all'Europa. Campioni d'Europa! Campioni d'Europa! Campioni d'Europa! Campioni d'Europa! Campioni d'Europa! Fermatemi, l'Inter è campione d'Europa! È l'Inter dall'anima argentina, Zanetti, Samuel, Cambiasso, oltre al bomber dagli occhi tristi, e dal cuore brasiliano, Julio César, Lucio, Maicon. E poi la classe e la disponibilità di Samuel Eto'o, che per vincere la sua terza Champions della carriera si mette a fare anche il terzino. Le magie di Wesley Sneijder, quell'anno degno erede di Luisito Suarez per la perfezione dei suoi lanci. La grinta di Marco Materazzi, l'esperienza di Christian Chivu, le geometrie di Thiago Motta, la voglia di Dejan Stankovic, la capacità di sparigliare le carte di Goran Pandev, che in finale sfiora il clamoroso acuto personale. Persino un pizzico di follia di Mario Balotelli serve per centrare il traguardo. Il popolo interista sogna. Massimo Moratti eguaglia il padre Angelo e riporta a Milano la Champions League, ultima italiana al conteggio attuale a centrare il traguardo. La squadra torna a San Siro con la Coppa, quando è già mattina, il 23 maggio del 2010. Migliaia di interisti vivono l'alba più bella della loro vita. Istanbul 13 anni dopo. L'Inter torna in finale e lo fa senza negarsi niente. Inter Milan. Si parte con un girone non di ferro, ma di acciaio temprato. Barcellona e Bayern Monaco, per blasone, palmarès, fatturato e qualità dei calciatori, sono le 2 candidate naturali a un posto negli ottavi di finale. L'Inter non è troppo d'accordo però
e ancora una volta manda in tilt i Blaugrana, strappando 4 punti su 6 che la portano agli ottavi. Qui il porto di Conceição è un osso duro, lo è meno invece il Benfica ai quarti, dove l'Inter si guadagna il diritto alla vendetta. Euroderby, 20 anni dopo la prima volta, di nuovo in semifinale. Le due partite praticamente neanche iniziano, sono un monologo interista, con la squadra di Inzaghi che rischia di chiudere la pratica in 20 minuti scarsi nella gara di andata. Soltanto il palo, colpito da Çalhanoğlu, tiene in vita i rossoneri, che però non si avvicinano neppure mai a riaprire la qualificazione, definitivamente chiusa al ritorno. Da Lautaro Martinez, che per festeggiare si tuffa in mezzo al suo popolo. È finale e di fronte c'è il Manchester City, che ha regolato la propria semifinale addirittura in maniera più netta. 1-1 all'andata, 4-0 al ritorno. L'avversario? Un certo Real Madrid. L'Inter è spacciata, dicono giornalisti e addetti ai lavori, e invece, a sorpresa, all'Atatürk, la squadra di Inzaghi, ci prova e come. Primo tempo, dove il team di Guardiola fa qualcosa in più, ripresa che si apre con l'Inter più convinta, ma l'occasione di Lautaro trova Ederson attento. Il City passa con Rodri, poi è monologo nerazzurro. Lukaku e Di Marco hanno occasioni colossali. L'ultima palla della partita c'è la Gosens che quasi trova il pari in pieno recupero. Il miracolo non accade stavolta e il trofeo lo sollevano gli inglesi. Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, grida il coro simbolo di quella stagione. E chissà quanti dovremo farne ancora prima di tornare in finale, si chiedono i tifosi dell'Inter. La risposta è tanti, ma neanche troppi, perché 2 anni dopo l'Inter è ancora qui. Ci arriva passando di nuovo sopra Bayern e Barcellona. Ci arriva con un miracolo che questa volta è arrivato davvero. Il gol di Francesco Acerbi a pochi secondi dalla fine di una partita destinata all'eternità. È un momento che ha cambiato la storia del club e ridato vita ai tifosi dell'Inter, che ora hanno l'ultimo ostacolo. Per certi versi il più duro, il Paris Saint-Germain, PSG o Paris, come da recente rebranding. Il club di Luis Enrique solo 3 stagioni fa aveva un tridente mediaticamente irresistibile: Leo Messi, Neymar, Kylian Mbappé. Il francese è stato l'ultimo a partire direzione Madrid e il tecnico spagnolo ha potuto dare forma al suo calcio, plasmando una squadra a sua immagine, tecnica, sfrontata, ambiziosa, guidata da Capitan Marquinhos alla stagione numero 12 sotto la Torre Eiffel. L'Inter però ha tutto per crederci stavolta. E l'uomo del destino potrebbe essere proprio colui che ha segnato in tutti i turni eliminazione diretta sin qui. Indossa il numero 10 sulla schiena e la fascia di capitano al braccio. E in semifinale a San Siro ha fatto qualcosa di mai visto prima sui campi di calcio, giocando una partita sostanzialmente da infortunato. Tabellino, gol e rigore procurato. È finita! È finita! L'Inter è in finale! L'Inter è in finale! München willkommen! Monaco, stiamo arrivando! L'Inter è pronta. Stavolta il coro dei tifosi ha una melodia diversa e risuona soltanto prima e dopo le partite. Vinci la Champions League e noi torniamo a fare festa. Il popolo nerazzurro è pronto a riversarsi su Monaco. Mazzolino. Rete. Una grande Inter ha vinto la 9ª edizione della Coppa dei Campioni.